Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Ferrovia Miniatura, io sono Gio. Oggi andiamo avanti col procedimento della costruzione del plastico di Daniel e andiamo subito a cominciare dalla parte delle montagne dove stiamo stendendo l'erba. Ma prima di cominciare ragazzi vi ricordo che se non avete ancora visto tutti i lavori dall'inizio, quindi dalla A alla Z, quindi da dove siamo partiti fin dove siamo arrivati, trovate la playlist qua sotto, Costruisco il plastico di Daniel. Sono un botto di puntate, andatela a vedere, fatemi sapere se vi piace, accetto consigli, accetto i vostri commenti, ma adesso partiamo, andiamo a vedere quello che c'è da fare perché c'è tantissimo lavoro da fare. Ok raga, mi fermo perché questa volta è finito il verde, quindi abbiamo finito l'erba, ne è andata via tantissima, più di quello che pensavo, e ad essere sincero non ne ho messa tantissima, anche perché mi piace l'idea di vedere alcuni punti magari con il bianco sotto, il senso della roccia, in modo da poter poi dopo, quando andremo a fare il bosco, lasciare alcuni punti per creare dei sentieri. Ma questi sono abbellimenti estetici e dettagli particolari che magari faremo alla fine proprio di tutti i lavori, o comunque potrà occuparsene il proprietario stesso quando gli verrà consegnato il plastico totalmente, anche perché sono dettagli che portano via veramente tantissimo tempo. Perché adesso io vorrei andare avanti, sospendere un attimo la parte vegetativa. Ora vi faccio vedere dove sono arrivato e quello che manca, e che soprattutto la parte che manca è quella più bassa, quella più boschiva, dove intendo fare veramente tanto lavoro dal punto di vista diciamo di vegetazione, che però in questo momento non posso fare. Quindi ora direi di cominciare a guardare la parte diciamo meccanica, elettromeccanica, che riguarda la zona della stazione punto a punto, dove ci sono appunto i due tronchi dove c'è lo scambio, e ora vi faccio vedere perché. Ma prima di farlo vi faccio vedere quello che ho fatto praticamente in questo tempo che avete visto. Siamo partiti da qua e siamo arrivati praticamente fin lì. Ora ci manca tutta questa zona e la parte bassa del castello, che ovviamente ragazzi qua è tutta vegetazione. Essendo il castello abbandonato, qui ci saranno un sacco di boschi, quindi alberi eccetera eccetera, che andranno a coprire gran parte di questa zona rocciosa, mentre la parte più alta, come potete vedere, ho lasciato più diciamo possibilità di zone rocciose. Mi piace di più l'idea per poter fare eventuali sentieri e boschi. Notiamo anche la differenza di colore in alcuni punti, ovviamente è stata fatta apposta per creare diverse ambientazioni, quindi una parte magari un po' più verde, più scura, dove c'è tanta vegetazione, e una parte invece che poi a lungo andare va a perdere un po', quindi diventa un po' più rocciosa, anche perché qui diventa più alto, a differenza di quella che è più bassa come zona. Quindi cerchiamo di rispettare un po' quello che può essere un'ambientazione naturale. Ma ora andiamo a vedere quello che c'è da fare su questo scambio e vediamo appunto nel dettaglio. Ovviamente vi dimenticavo di dirvi che io poi, una volta che si è indurita la colla, quindi aspetto sempre 24-48 ore, con l'aspirapolvere, quindi con un piccolo aspirapolvere, quello tipo da cucina, vado a
aspirare tutta, diciamo, l'erba che non si è attaccata o quella che è caduta sui punti dove non ho messo la colla. Questo significa che in una tratta così di 2 metri che ho fatto sicuramente riusciamo a recuperare quasi una mezza bustina, 250 grammi, sicuramente andiamo a sollevarli per poterli riutilizzare. Quindi fate attenzione a questo particolare perché niente sprechi. Ora, nel frattempo che io stavo sistemando due cosine, stavo cercando questa scatolina, una delle tante che mi ha mandato Daniel, mi è venuto in mente una cosa e ho notato un punto dove posso inserire uno dei tanti edifici che mi ha inviato Daniel, che adesso vi lascio in sorpresa, ma prima andiamo a sistemare il discorso scambio. Questo è il kit scambi, quindi è il kit, scusatemi, per l'inversione diciamo del motore, quindi con questo possiamo mettere il motore sotto plancia. Cosa significa? Significa che il motore dello scambio, quello elettrico, non sarà messo nella maniera tradizionale a vista, quindi esteticamente poco bello da vedere, ma verrà nascosto esattamente sotto di esso. Ovviamente per fare questo bisogna creare una buca di ispezione per eventuali manutenzioni future, perché comunque poi magari se dobbiamo fare degli interventi ci viene più comodo, anche se ci sono tanti modi che magari vedremo più avanti per rialzare uno scambio, quindi andarlo a tirare su pur essendo magari attaccato al terreno, ma di questo ne parleremo più avanti. Ora andiamo a vedere com'è la situazione e nel dettaglio farò vedere il montaggio di questo piccolo kit che è veramente piccolissimo e fastidioso, ma veramente fa il suo lavoro. Ok ragazzi, lo scambio è questo che vedete. Ok, come potete notare io non ho incollato lo scambio al momento in cui ho messo giù i binari, proprio per il fatto che devo poterlo rimuovere con più semplicità. Con una piccola pinzetta vado a portare indietro i miei giunti metallici, ok, per cercare appunto di staccare lo scambio. Ok, questo è fatto anche da quest'altra parte. Ora possiamo sollevarlo, ma prima abbiamo un chiodo da togliere qui. Ricordo che i chiodi io li metto per bloccare i binari, ma in futuro potete anche poi rimuoverli se non vi piace l'estetica, oppure pitturarli sopra la testa. Ok, lo scambio ora può essere rimosso tranquillamente. Ok, l'abbiamo staccato. Come potete vedere la parte di eolite incollata è soltanto nel punto che non mi interessa, ma nella parte in cui deve essere installato il motore io ho appoggiato questo foglio di eolite rimovibile. Ok, quindi possiamo staccarlo con tranquillità, perché sotto abbiamo una fossa che ci permette poi di far andare in profondità il nostro motore. Ma ora vediamo nel dettaglio. Ok ragazzi, questo è il classico motore per scambi, molto simile ai vari motori commerciali, tipo appunto in questo caso è un Pico, ma di questo modello ne esistono altre marche tipo Rocco e via discorrendo. Diciamo non c'è una gran differenza di questa tipologia di motori a bobina, che è fatto appunto con 3 fili, quindi un comune e i 2 comandi che vi permettono di fare appunto una volta a sinistra e una volta a destra. Funziona anche nella modalità manuale, quindi avete questa levetta qui sotto che potete muovere avanti e indietro, e questo permette appunto all'ago di muoversi. Nella sua, diciamo, naturalezza lo scambio viene appunto appoggiato e il motore viene avvitato, innestato in questa maniera. Quindi a fine lavori l'effetto estetico, vedete, è questo. Abbiamo questo motore fuori che effettivamente esteticamente non è il massimo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente metterlo qua sotto, quindi non a vista, e questo lo facciamo grazie al kit che adesso andremo a inserire. Abbiamo un piccolo problema in quanto questi motori che sono stati comprati da Daniel, dal proprietario, me li ha spediti, sono tutti senza viti, quindi le vitine che ci sono qua non ci sono, ok? Probabilmente sono usati e dobbiamo trovare appunto il modo di come risolvere, ma intanto andiamo a vedere il kit che cosa comprende. Apriamo la nostra scatoletta 55273 della Pico e dentro troviamo la bustina e ovviamente troviamo anche le istruzioni che vi possono aiutare per chi non sapesse come fare il montaggio, ma è molto semplice ed intuibile, ok? Ma come potete vedere ora dal kit vi faccio capire subito la situazione com'è. Abbiamo le scarpette di di inversione, abbiamo le 2 vitine che servono appunto a collegare le scarpette sotto lo scambio con i relativi dadi o rondelle, chiamate come volete, e poi abbiamo il kit super assurdo che è questo. Io lo chiamo così perché è la parte più complicata, che è quella che permette poi, guardate come è fatto, allo scambio, quindi i 2 puntini, vedete questi 2 pioli
piccolini da questa parte vanno collegati sotto lo scambio e questi altri due vanno collegati sotto il, diciamo, il motore. Quindi è questa la parte che regge un po' tutto il sistema, che permette, questa qui è, diciamo, una specie di leva che permette appunto il movimento del motore, quindi è quello che fa muovere tutto, è questo. Invece quella parte che abbiamo visto qua sotto, c'è questa parte qui, è il kit di ancoraggio, cioè nel senso quello che ci permette di rimanere collegati con il motore sotto alla plancia dello scambio. Ora il problema che dobbiamo risolvere è trovare due vitine più o meno simili a queste, e non sarà un'impresa semplice. In poche parole, come potete vedere, in ogni scarpetta abbiamo due attacchi, due buchi. In uno appunto va collegata questa vitina che serve per collegare, diciamo, questo pezzo di plastica allo scambio, e l'altra vitina invece in realtà sono quelle che appunto mancano al motore per collegarlo su questo kit. Ragazzi, sono all'hobby, tra tutte queste vitine mi sa che non c'è nulla da fare, troppo grandi, devo trovare un altro rimedio. Quindi l'unica opzione che ho praticamente è questa: mettiamo la colla Expert, che è la colla proprio per la plastica adatta a questo scopo, e questa ovviamente sia la traversina dello scambio che il kit è più o meno la stessa plastica che usiamo nei kit di montaggio, quindi in teoria dovrebbe tenere. Però io direi di mettere la colla, ma poi gli mettiamo in ausilio un giro di filo metallico, fil di ferro, giusto per tenerlo fermo. Vediamo, facciamo questo esperimento, speriamo che va bene. Se va bene, bene, quindi lo faremo anche per gli altri, perché tutti i motori che ho in mio possesso non hanno le vitine, quindi faremo un po' di fatica in più, perderemo un po' di tempo in più, ma risolviamo comunque il problema. Proviamo a vedere che cosa succede. Andremo a mettere la colla proprio qui. Non voglio dargli una grattatina perché ho paura che poi la superficie diventa troppo dissestata e non si attacca, anche perché è veramente liscio e perfetto, quindi non penso ci sia necessità di farlo. Il kit va montato in questa maniera per poi andarlo ad applicare. Io direi di fare una roba tipo montare già tutto il kit e poi appoggiarlo direttamente, così con una pinzetta teniamo il tutto fermo, che ci rende la vita più semplice. Quindi la cosa che dobbiamo fare per prima è proprio mettere queste scarpette diciamo nell'invito dello scambio, e qui si utilizzano le viti che abbiamo in possesso nel kit. Quindi la vitina va dentro qui, e sotto, nella parte sotto della scarpetta, vedete che c'è un incavo sotto, non so se si riesce a capire dalla telecamera, va messo questo dadino, ok, che fa appunto da fermo, ok, l'ho messo già dentro, ok, e andiamo a innestarlo. Lo appoggiamo qui, gli infiliamo la vitina dentro e andiamo ad avvitare. Perfetto, ha preso, vedete, quindi è attaccato perfettamente. Stessa roba dall'altra parte, quindi rimettiamo la rondella, il dadino, lo mettiamo sotto, mettiamo la vitina dentro e andiamo ad avvitare. Abbiamo attaccato i due pezzi, ora andiamo a mettere il pezzo fondamentale che muove diciamo lo scambio, che è proprio questo qua piccolino che vi ho fatto vedere prima. Farvi capire questo punto qua, guardate ragazzi, qua ci sono tre buchini piccolissimi, quello in mezzo non serve a niente, ma i due laterali, questo e il terzo, sono quelli dove va innestato il nostro cosino, che è molto piccolo, raga, molto piccolo. Ok, è andato con un po' di bestemmie, ma ce l'ho fatta, raga. Io non vedo più, cioè arrivare a quei buchini così piccoli con scarsa luce faccio una fatica bestiale, però ce l'ho fatta, okay? Quindi è innestato perfettamente, vedete? Questo è il gancino che abbiamo inserito dentro. Questo ovviamente adesso si muove avanti e indietro, e praticamente sarà quello che agganciato al motore qua dove c'è il metallo del movimento del motore. Adesso ve lo faccio vedere, vedete, questo è il metallo di trascinamento, ok, che si muove con lo scatto della bobina. Questo ovviamente innestato dentro al nostro permetterà allo scambio di potersi muovere. Ok ragazzi, questo è il posizionamento corretto, vedete un piolo rimane fuori e l'altro è dentro, diciamo, il fustello metallico, così questo permetterà lo scorrimento del lago. Ovviamente questo, per far sì che accada perfettamente, dobbiamo ora risolvere il problema che abbiamo visto prima, cioè quello di mettere delle viti qua e l'altra di qua,
per andare a bloccare totalmente il tutto, e questo lo faremo adesso con la colla e con il fil di ferro. Proviamo. Lasciamo asciugare, aspettiamo 5 minuti e poi andremo a rinforzare col fil di ferro. Dopo varie bestemmie che ho evitato di farvele ascoltare, quindi ho tagliato, ho inserito il fil di ferro, il più piccolo che avevo in casa, e il lavoro diciamo che è riuscito bene. Ho fatto 2 giri di qua, 2 giri di qua, la colla sta tenendo bene, e ovviamente poi nel finale all'interno del foro io ho infilato ancora un po' di colla che ora sta indurendo. Ho fatto già il test, funziona perfettamente, ma voi non fatelo mai, ok? Usate le vitine, ok? Quelle del kit che trovate all'interno dei motori, così evitate ogni tipo di fastidio e veramente un sacco di perdita di tempo. Però ho dovuto per forza fare questa cosa, altrimenti l'altro rimedio sarebbe stato quello o di andare in un ferramenta magari a Milano, di quelli super specializzati con delle vitine introvabili, oppure comprare un altro kit. Avrei fatto prima, però non ha senso spendere tutti quei soldi solo per il fatto di aver perso le vitine, che in realtà non abbiamo perso ma mancavano proprio. Ora aspetterò altri 10 minuti che si incolla l'ultima colla che ho versato all'interno del foro, che serve a niente ma l'ho messa per sicurezza, e andiamo a vedere se funziona e andiamo a inserire lo scambio. Rimuoviamo la fossa, ok, quindi la copertura della fossa, e abbiamo il nostro buco, ok, posso infilare a mano, ok. Quindi qui lo lasciamo aperto bello largo in modo che possiamo infilare il nostro scambio, e nelle pareti laterali adesso andremo a rimettere le ulite che ho tolto laddove servirà. Infiliamo lo scambio, quindi facciamo scendere il cavetto sotto, ok, perfetto, andiamo a reinnestare lo scambio, e intanto vi faccio vedere che da sotto, muovendo il motore manualmente, si sposta tutto, vedete? L'ago si muove perfettamente. Non so se si riesce a vedere. Okay, vi faccio rivedere l'esperimento riuscito. Ok, vedete? Tutto funziona perfettamente. Quando sarà elettrificato, ovviamente questo si muoverà da solo. Vedete perché io amo lavorare con i flessibili? Per questo motivo qua. Vi consente di risolvere un sacco di problemi, soprattutto in fase di manutenzione, diciamo, straordinaria o straordinaria, chiamatela come volete, proprio per il fatto che vi permette di fare questi lavori e fare meno tagli e cose varie. Ok ragazzi, è tutto fatto. Rimettiamo il chiodino qui per tenere fermo lo scambio. Tanto approfitto di questo momento per ringraziare quelli che hanno appena fatto gli acquisti su Amazon in queste ultime 24-48 ore, e veramente grazie. Ho visto che avete acquistato un sacco di cose vostre anche, e questo non fa altro che andare diciamo a darmi un supporto senza che voi spendiate un centesimo. Ma nel caso voleste farmi una donazione, trovate il link qua sotto. Direi che basta solo uno e lo scambio è stato messo. Mettiamo un po' di colla a caldo e andiamo a bloccare le ulite lateralmente. E infine, per sicurezza, volevo dare un colpo di grazia all'innesto degli scambi, quelli che abbiamo fatto prima, mettendogli un chiodino imbevuto nella colla calda e poi infilato dentro, per dare proprio una stabilità finale a tutto il foro. Quindi lo metto nella colla a caldo e vediamo che cosa succede. Ci può stare, ci può stare. Ok raga, allora io ho trovato questa soluzione con quello che avevo, quindi possiamo trovare sempre 1000 rimedi quando si ha un po' di creatività per cercare di risolvere al meglio. Sono, diciamo, parti molto minuscole e quindi difficili da sistemare, soprattutto quando il problema è meccanico, quindi
quando manca quel poco di perfezione, ovviamente la meccanica di questi sistemi così piccoli smette di funzionare e questo potrebbe portare a lungo tempo il malfunzionamento dello scambio. Ovviamente ci tengo a precisare che qualora dovessi trovare delle vitine idonee, andrò sicuramente a sostituire tutto questo lavoro che ho fatto per mettergli le sue vitine originali. Ma ora preparatevi che voglio farvi vedere un piccolo accorgimento, quello che vi dicevo prima, che voglio mettere proprio in quella zona dello scambio. Ebbene sì, tada! Volevo mettere questo edificio che mi ha mandato Daniel, che però è con, vedete sotto c'è il filo per l'illuminazione, però quello che mi chiedo è, se facciamo l'illuminazione dovremmo lasciare qualche posto aperto, qua è tutto chiuso, a parte il foro che c'è qui, ma mi dà un senso di presepe in questa maniera, quindi io direi che poi magari dopo andiamo a rimuovere almeno una di queste porte, giusto per far vedere la luce dentro, ok? E io questo lo metterei proprio qua. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, aspetto i commenti da parte vostra e ovviamente aspetto i commenti da parte di Daniel, se questa idea può piacere o meno. Io qua metterei questo, ho già anche degli alberi da mettergli attorno e faremo il terreno qua attorno per insomma dare un piccolo senso a questa zona. Magari facciamo anche un marciapiede sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Quindi direi che io per adesso mi fermo, perché oggi ho già fatto abbastanza tanta roba, avanti e indietro, sbattimenti, per cercare di risolvere il problema. Tra virgolette ce l'abbiamo fatta. Aspettiamo domani con l'indurimento totale di tutta la colla, vediamo se funziona ancora perfettamente, altrimenti troveremo un altro sistema. Ma nel frattempo, prima di chiudere questo video, vi ricordo di commentare qua sotto e fatemi sapere per quella zona appunto che ho appena fatto vedere dell'edificio, se vi piace lì, se lo spostiamo insomma in quella zona lì, e ovviamente poi dietro andrò a sporcare anche i muraglioni che sono stati ripitturati, ma tutto questo lo vedremo nel prossimo video. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, mi raccomando, se non l'hai ancora fatto, like, iscrizione e ci vediamo alla prossima. Ciao!